Ciao hackerine e hackerini! Oggi vorrei parlarvi del web e per essere più esatti di cosa succede quando inserite un URL nella barra di ricerca sul vostro browser. Lo so che te lo chiedi ogni volta che usi il tuo browser, sei lì che fissi il tuo browser e te lo chiedi, ma oggi puoi scoprire cosa succede in maniera molto semplice. Ora, siccome non voglio riempirti di termini tecnici e cose complesse che ci vorrebbero ore a spiegare, uso un'analogia con la posta. Però, ahimè, alcuni termini te li devo spiegare. Magari li sai già, magari no, boh, io te li dico lo stesso. Prima di tutto, tieni presente che l'URL è quel www.qualcosa.it che tu inserisci nella barra di ricerca, tipo www.amazon.it. Invece, il server web è quello che tu non vedi mai, che sta da qualche parte nel mondo e che risponde quando qualcuno visita un sito web. Quindi, considera il nostro amico Bob che vuole mandare una lettera a Pippo. In questo caso la lettera simula te che scrivi sul browser l'URL che vuoi consultare e Pippo è il server web che aspetta la richiesta e risponde con il sito desiderato. Infatti, quando inserisci un URL nella barra degli indirizzi del browser, è come scrivere una lettera ad un destinatario. Però, anziché includere l'indirizzo completo del destinatario, si scrive solo il suo nome. Quindi, in questo caso, Bob scrive sulla lettera come destinatario per Pippo, così generico, e la consegna al browser. Il browser ci vuole pure aiutare a mandare sta lettera, però chiaramente, prima di inviare la richiesta, il browser deve capire dove inviare la lettera e quindi gli serve un indirizzo, un vero e proprio indirizzo, esattamente come una lettera. Quindi se io volessi mandare una lettera, dovrò inserire l'indirizzo della persona a cui voglio mandare sta lettera, altrimenti il postino potrebbe pure prendermi a capate e avrebbe pure ragione, diciamo. Per questo motivo, quindi, il browser utilizza il magico DNS, che è come un grande libro degli indirizzi dove ci sono i nomi con i relativi indirizzi. Quindi il browser chiede al DNS di tradurre il nome del destinatario, quindi per esempio www.pippo.com, nell'indirizzo completo del server web, che in questo caso in realtà si chiama indirizzo IP. Una volta che il DNS ha fornito l'indirizzo completo, il browser inserisce l'indirizzo nella lettera. La lettera viene quindi mandata all'ufficio postale, che in questo caso simula il tuo router di casa, che è la prima tappa che il messaggio dovrà attraversare. Dopodiché l'ufficio postale vedrà l'indirizzo e saprà che percorso dovrà fare il corriere per consegnare la lettera a Pippo. Quindi, esattamente come l'ufficio postale, il router sa dove mandare il pacchetto. Infatti lo manderà per esempio ad un altro router e quest'altro saprà che dovrà mandarlo al prossimo router e così via, fino ad arrivare al destinatario, quindi al server web, il nostro Pippo. Pippo quindi riceve la lettera, la legge e risponde a Bob. E allo stesso modo, quindi, il server web riceve la richiesta del browser e prepara il pacco di informazioni richieste. La lettera per Bob, e quindi il pacco di informazioni preparato dal server web, avrà i dati richiesti, come una pagina web o un file. Ma soprattutto, la risposta del server viaggerà attraverso la rete seguendo il percorso di ritorno per raggiungere il browser allo stesso modo del browser che ha mandato la richiesta. Quindi passerà per vari router fino a raggiungere il browser che poi analizzerà la risposta e la farà vedere a Bob. E questo diciamo è quello che succede ad altissimo livello quando inserisci un URL nella barra di ricerca. Però tu che sei molto intelligente mi dirai, eh sì, però io ho notato che per esempio prima di www.amazon.it c'è un HTTPS, che è sta roba, un Pokémon. Ti devo dire che vorrei fosse un Pokémon, ma no, quello è il protocollo che è come un insieme di regole, che tutti seguono in modo da assicurarsi che il processo funzioni senza problemi e che ogni parte capisca le altre parti. Tornando quindi all'analogia della posta, potrei definire il protocollo con gli step che si compiono per mandare la lettera. Quindi per esempio metti la lettera nella busta, scrivi il destinatario, probabilmente metti anche il francobollo, eccetera. Oppure metti caso che Bob parla due lingue, l'italiano e l'inglese, ma Pippo parla solo l'italiano. Chiaramente se Bob mandasse una lettera a Pippo in inglese, lui non ci capirebbe niente. E quindi deve mandarla in italiano se vuole che Pippo gli risponda con quello richiesto. Quindi, quando tu navighi il web, il tuo computer e il server web comunicano usando un protocollo e quindi è come una conversazione tra di loro seguendo delle regole ad ogni step. Questo assicura che la richiesta di una pagina web venga capita e che il server possa mandare indietro la risposta con le informazioni richieste. Però ora starai pensando che a volte vedi HTTP e non HTTPS, senza la S finale. E mo che è questo? E io ti dico che è sempre lo stesso protocollo, ma senza quel livello di sicurezza aggiuntivo che tutti noi amiamo.
praticamente HTTPS, sempre con la S finale. È come se la lettera che stai mandando la metti in una cassaforte e solo il web server che ha la chiave può aprirla. Per questo motivo HTTPS è più sicuro rispetto ad HTTP, che invece non possiede questo livello di sicurezza. E se qualcuno, per esempio, intercettasse il postino e gli rubasse la tua lettera, la potrebbe leggere, modificare e rimetterla nel furgone del postino e nessuno si accorgerebbe che è stata manipolata. Quindi, per esempio, immagina se la tua banca avesse il suo sito in HTTP e tu lo usi per fare una transazione. L'hackerino di turno in qualche modo riesce ad intercettare la tua richiesta per fare una transazione e cambia il conto destinatario a cui sta mandando i tuoi soldi mettendo il suo. E questo è soltanto uno dei 1000 motivi per cui si deve utilizzare HTTPS. In conclusione ti voglio dire alcune accortezze per capire se un sito web usa HTTPS o no. Prima di tutto l'URL nella barra degli indirizzi. Un sito HTTPS inizierà sempre con HTTPS anziché HTTP e qui diciamo ci siamo. Poi l'icona del lucchetto. Molti browser infatti inseriscono un'icona a forma di lucchetto nella barra degli indirizzi. Questo simbolo indica una connessione sicura ed oltretutto ci sono dei messaggi di avviso. Se il sito ha problemi con il certificato o utilizza una connessione HTTP invece di HTTPS, alcuni browser possono visualizzare messaggi di avviso e quindi presta molta attenzione a questi avvisi. Quindi abbiamo capito, mi raccomando, viva HTTPS e HTTP. Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale o lascia un like, ciao, alla prossima!